Iniziamo a fare la patta con un numero pari di catenelle. A me ne serviranno 22, quindi inizio la prima, le catenelle devono essere il numero pari, ma in realtà poi le maglie saranno dispari perché noi cominceremo a lavorare nella parte retro di questa catenella, non nella prima, ma in quest'altra, in questa qui. Quindi inizio con una maglia bassa, continuo sempre con maglie basse fino alla fine, quindi avremo 21 maglie basse. Dopo aver eseguito 21 maglie basse, iniziamo la parte del punto puff. Un punto puff un po' diverso dal solito, vediamo perché. Iniziamo con una catenella per alzare il lavoro e giriamo. Entriamo nella seconda maglia, quindi non questa, perché questa è la catenella di inizio lavoro per alzarlo, non nella prima catenella ma nella seconda, e facciamo un punto basso. Adesso, senza caricare il filo, iniziamo i punti allungati, che saranno nel punto precedente, ma non, vi faccio vedere, non qui, ma un po' più giù. Quindi entriamo direttamente e prendiamo il filo per 3 volte. Una, lo teniamo un po' allungato, 2, tiriamo, e 3. Dopodiché prendiamo il filo e lo facciamo passare attraverso tutti questi anelli che si sono creati. Così. Di nuovo saltiamo un punto di base ed entriamo nel secondo e facciamo un punto basso. Ora di nuovo, senza caricare il filo, entriamo nel punto precedente ma un po' più in basso, quindi non qui, ma qui. Entriamo e prendiamo il filo, carichiamo, entriamo nuovamente per la seconda volta e tiriamo fuori il filo. Lo allunghiamo, carichiamo ed entriamo per la terza volta. Lo allunghiamo un po', prendiamo il filo e lo facciamo passare attraverso. Di nuovo saltiamo un punto di base ed entriamo nel successivo. Un punto basso, entriamo nel precedente nella sua parte inferiore, prendiamo il filo e lo tiriamo su, carichiamo, entriamo e prendiamo il filo. Questo è il secondo, lo dobbiamo fare ancora una volta. Carichiamo ed entriamo,
Di nuovo saltiamo un punto di base e facciamo così fino alla fine del giro. Arrivati alla fine del giro vedrete che ci sono 3 punti da lavorare, quindi come al solito saltiamo il primo ed entriamo nel secondo e facciamo come sempre un punto basso, prendo il filo, lo tiro su, di nuovo, lo tiro su e l'ultima volta. È un po' fastidioso soltanto il primo giro di questo punto, poi diventerà tutto più semplice. Faccio passare il filo attraverso tutte queste asole e ci rimane un punto. Lo lavoro, un punto basso e siamo arrivati alla fine. Una catenella per voltare il lavoro e ci ritroviamo da questa parte. Non vi preoccupate se questa parte vi sembra poco omogenea, perché man mano che lavoriamo il lavoro verrà bello come sul davanti. A questo punto dobbiamo entrare con l'uncinetto nella seconda maglia, quindi questa non la contiamo perché è la maglia, la catenella che abbiamo fatto per alzarci dal lavoro, la prima e la seconda. Dobbiamo entrare qui e facciamo un punto basso. Ora, per fare i punti allungati dobbiamo regolarci in questo modo. Vedete, qui c'è un punto, uno spazio. Non dobbiamo entrare qui, ma dobbiamo entrare esattamente sotto, cioè alla fine del punto basso, cioè qui. Ok? Come vedete, questo sarà il punto successivo. Dobbiamo entrare, facciamo sempre un po' di spazio, non qui, ma esattamente qui. Quindi punto allungato, uno, due, e 3. Tiriamo bene tutti e facciamo passare il filo attraverso. Quindi abbiamo detto non questo punto, ma il secondo per fare il punto basso. E di nuovo i punti allungati. Uno, due, e 3. E lo completiamo.
saltiamo il primo ed entriamo nel secondo punto, un punto basso e di nuovo entriamo qui, primo, secondo, e ultimo, e continuiamo così fino alla fine del rigo. Arrivati alla fine del giro, come sempre ci troviamo 3 maglie, 1, 2 e 3, quindi quella di mezzo facciamo il punto basso, i punti allungati, 1, 2 e 3. Nell'ultimo punto facciamo un punto basso. Il punto è questo qui, ragazzi. Una catenella per alzarci e voltare il lavoro. Come vedete si è uniformato un po', e ricominciamo anche da questa parte, 1 e 2, e facciamo qui il punto basso, i punti allungati come prima, quindi non qui nello spazio, non qui nello spazio più largo, ma subito sotto, quindi qui. Saltiamo il primo ed entriamo nel secondo. E continuo così fino alla fine del giro. Come potete vedere già da questo giro, a maggior ragione anche per i prossimi, si nota più facilmente qual è il punto dove inserire l'uncinetto. Quindi non questo qui, non questo spazio, ma quest'altro. Come vedete è più largo rispetto al giro precedente. Quindi è molto più semplice capire, intuire dove inserire l'uncinetto. Qui. Quindi il primo lo saltiamo, il secondo facciamo il punto basso e rientriamo qui.
quanto riguarda il punto dove eseguire il punto basso, se, avete un po' di difficoltà, dovete, vedere quali sono i punti da cui parte il punto puff. Quindi questo, non dovete entrare qui, ma in quello di mezzo. Questo è il punto corretto. Quindi non questo dove parte il punto, ma quest'altro. Non questo, ma quest'altro. Arrivati alla fine, una maglia bassa nell'ultimo punto, una catenella e voltiamo. Una maglia bassa, dopo alcuni giri ho ottenuto questo pannello. Vado a contare insieme a voi quanti giri ho eseguito facendo in questo modo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 giri, che corrispondono a 20 centimetri e mezzo per 16 più o meno. Non è ancora completato questo pannello perché devo andarlo a rifinire facendo in questo modo. Nel punto dove abbiamo eseguito l'ultimo punto basso vado a fare un punto per l'angolo e un punto che sarà la prima maglia da quest'altro lato. Dopodiché farò un punto in ogni spazio disponibile, spazio che corrisponde al giro di andata o di ritorno. Quindi uno qui, un altro lo faremo in questo spazio, un altro in questo spazio e così via. Quindi di conseguenza, se abbiamo fatto 25 giri, avremo 25 maglie più una d'angolo qui ed una all'angolo qui. Siamo arrivati alla fine di questo lato e ho fatto 25 punti bassi. Se vi ricordate però, noi abbiamo cominciato questo pannello con un giro di maglie basse, prima ancora di cominciare il punto puff. Quindi in realtà dobbiamo farne 25 più l'ultima nell'angolino qui, dove faremo appunto poi l'angolo, quindi nello stesso punto una maglia e giriamo e facciamo una maglia per ogni punto sottostante. Ora che tutte le maglie sono state completate, rifinisco ancora un po' di più facendo in questo modo. Faccio passare quest'asola qui
la parte di dietro, la tiro su e faccio un giro di maglie bassissime. Faccio una maglia per ogni maglia che si presenta. Questa volta negli angoli non ci saranno aumenti. Questo è solo un giro di rifinitura. Arrivati alla fine del giro, questa è la prima maglia che abbiamo fatto, tiriamo su il filo, lo tagliamo e andiamo a ricostruire l'ultima maglia con un ago tirafettuccia. Entriamo così sul dietro . E rientriamo qui dentro a questa maglia. Tiriamo un po' per aggiustare ed abbiamo finito. Questa è la parte che andrà cucita allo zaino. Vi faccio vedere sul retro dello zaino, andrà poi cucita in questo modo prima di foderare la borsa. Per fare il cordoncino vado a fare un piccolo cappio, 2 catenelle ed entrerò nella prima catenella, quella cioè più lontana dall'uncinetto, e tiro fuori il filo. Dopodiché sfilo l'uncinetto dalla prima maglia, lo lascerò soltanto su quest'altra e tenendo premuto in modo che non si sciolga faccio una maglia qui ed un'altra qui. Di nuovo tengo premuto, sfilo una catenella da questa parte ed un'altra da quest'altra. Di nuovo tengo premuto, una catenella ed una catenella. Di nuovo vedete, pian piano si arrotola dando un bel effetto. E continuerò così fino a quando arriverò alla misura giusta. Per chiudere basterà tirare il filo una volta arrivati alla misura giusta basterà chiudere la maglia e tirare il filo
Il cordoncino che ho appena fatto è di 56 centimetri. Prima di tagliare e bruciare i fili vado ad infilarlo nello zaino per vederne l'effetto. Non taglio i fili perché mi aiuterò con questi a farlo passare. Con l'uncinetto prendo il filo e lo tiro in dentro. Lo stesso farò quest'altro. Una volta inserito, vedo che la misura del cordoncino è proprio come la volevo io e andrò poi a fissare questi fine corda. Non li vado a mettere ora perché preferisco prima foderare la borsa e poi inserire il cordoncino definitivamente e tagliare e bruciare questa parte in eccesso, ma lo farò in seguito. Per fare la bretellina utilizzerò questa piccola fibbia, quindi prendo il filo, la sua estremità lo faccio passare da sopra a sotto, in questo modo, tenendo il filo qui sulla fibbia. Non fatelo capitare così da sotto perché poi potreste avere difficoltà. Da sopra lo mettete qui sotto. Ora, tenendo fermo, con l'aiuto di un altro uncinetto, porto dietro questo filo, lo porto dietro in questo modo e prenderò con l'uncinetto il filo, lo tiro su, stringo il più possibile e creo una catenella. Aggiusto un po', stringo e faccio di nuovo la stessa operazione, quindi mantengo l'uncinetto, con quello ausiliario invece porto indietro il filo, lo tiro su, aggiusto un po' e creo una seconda catenella. Di nuovo prendo l'altro uncinetto, porto giù il filo, lo riporto su e faccio la terza catenella. Ho bisogno di 4 catenelle, quindi facciamo l'ultima. Di nuovo con un altro uncinetto lo porto giù, prendo di nuovo il filo, stringo il più possibile e faccio una catenella. In questo modo ho 4 asole sull'uncinetto. Non vi preoccupate di questo filo, poi lo passeremo attraverso per andare a nasconderlo. In questo modo facciamo la bretellina con un punto che è abbastanza semplice. Tiro fuori il filo attraverso tutte e 4 le asole, allargo un po', vi faccio vedere che tra un'asola e l'altra, allargo un po' per farvi vedere, tra un'asola e l'altra si sono creati questi due
questi due fili. Noi dobbiamo prendere uno di questi, non possiamo sbagliare perché uno dei due è rigido, non si muove, l'altro invece si solleverà. Quindi questo è quello giusto perché si muove. Se prendo quello sbagliato, invece, come in questo caso, non si fa, è rigido. Quindi il filo giusto è questo. Ancora. E abbiamo di nuovo 4 asole. Ci passo attraverso e riprendo. 1, 2 e 3. Di nuovo. 1, 2 e 3. Sull'uncinetto dobbiamo avere sempre 4 asole. 1, 2 e 3. Ve lo faccio rivedere ancora una volta, poi continuo da sola fino ad arrivare ad una lunghezza adeguata. 1, 2 e 3. Ecco qui. Nel frattempo vado anche a nascondere questo filo. Ho fatto una bretellina, una bretella lunga abbastanza, credo, la vado a misurare insieme a voi. Qui è 150 più 150 più quasi 30, sono quasi 180 centimetri. Va bene così e la devo andare adesso a chiudere nell'altra fibbia. Prima di chiuderla nella fibbia però vado a mettere questi, altrimenti poi non lo potrei più fare.
vado a tagliare il filo perché mi è di intralcio in queste operazioni. Taglio più o meno qui perché poi dovrò concludere questo, quindi tolgo il filo e inserisco questo qui dentro. E la prima parte di bretella è pronta. Questa poi con questo si regola. Infilo da sopra ed esco qui da sotto. Dopodiché infilo il moschettone così all'insù innanzitutto, perché una volta ripiegato, ecco, questo deve andare in questo modo. Poi usciamo questo filo infiliamo un ago e con un po' di pazienza andiamo a cucire questa parte qui alla parte centrale della fibbia. Per cucirlo entriamo una volta da giù e una volta su, passando da dietro. Entro nell'asola e la prima asola è unita. Di nuovo entro da sotto poi da sopra e rientro nella seconda asola. Di nuovo giù, questa volta lo faccio sulla parte destra e poi su e di nuovo nell'asola. Di nuovo giù poi sopra ed entro nell'ultima asola. Come potete vedere è attaccata alla fibbia, non si vede un gran distacco dal motivo originale della bretellina. Adesso vado semplicemente a nascondere il filo attraverso qualche maglia prima di tagliarlo e di bruciarlo con l'accendino. Vado prima a controllare che tutto sia a posto.
posso tagliare il filo in eccesso e bruciarlo. Finito. Prima di foderare la borsa vado ad unire la patta al corpo borsa. Mi vado a cercare la metà del corpo borsa nella parte del retro e ad una certa distanza dal bordo, 5 centimetri più o meno, vado a marcare questa maglia che è appunto la centrale tra i due buchi. Anche nella patta vado a marcare la centrale e i due angoli. Quindi vado a cucire posizionando così più o meno, e aiutandomi con il modello della borsa, con le maglie, vado a cucire qui. Prima di andare a foderare la borsa vanno messi tutti quegli accessori che non devono essere visibili dalla parte interna dello zaino, quindi la chiusura che applicherò qui al centro della patta, contando le maglie da angolo ad angolo, cioè escludendo quelle ad angolo ci sono 21 maglie, quindi nell'11ª qui al centro applicherò la chiusura. Inoltre io utilizzo anche delle targhette personalizzate e ne metterò una qui. Ultimo ho deciso di cambiare il tipo di chiusura. Ho trovato questa che mi piace di più, non è la stessa quindi che vi ho fatto vedere all'inizio, quando vi ho elencato tutti i materiali necessari, però andava bene anche quella, ma questa mi sta piacendo un po' di più, quindi ho deciso di applicare questa. Questo tipo di chiusura è abbastanza semplice da applicare perché non ha delle viti, ha semplicemente una parte che si allarga abbastanza facilmente e si inserisce in questo modo nella parte che abbiamo a disposizione. Controllo che sia al centro. Dovrebbe andare bene. E poi delicatamente spingo per chiuderla. Mi aiuto anche con una pinza o qualcosa che non rovini comunque la parte qui sul davanti, ma sul retro possiamo spingere un po'. Magari ci aiutiamo con una carta o un pezzo di stoffa.
faccio delle prove per vedere se è al centro, se va bene così. Sembrerebbe di sì, quindi posso andare a fissare dalla parte interna mettendo questa qui e spingendo le alette all'esterno, sempre utilizzando una pinza che ci agevola il lavoro. Spingo le alette all'esterno. Spero che si veda. Allo stesso modo vado ad applicare anche la mia targhetta, la metterò qui, inserendo le alette all'interno e vi faccio vedere il risultato. Posso adesso andare a foderare la borsa. Tolgo il cordoncino perché al momento mi darebbe soltanto fastidio e lo vado ad inserire una volta che la borsa è stata foderata. Inserisco la fodera facendo combaciare la cucitura della fodera stessa alla metà del lato corto, più o meno a metà fra i due fori, un po' più giù rispetto a dove poi ci sarà il cordino, quindi qui, e posiziono con uno spillo. Faccio la stessa cosa anche dall'altra parte. E sistemo un po' la fodera all'interno. Una volta fissata con gli spilli la fodera alla borsa, vado a cucire con dei punti che non si vedranno tutto il bordo. A questo punto non ci resta che attaccare la bretellina allo zaino. Io ho preso la bretella, l'ho piegata esattamente in due, ho ricavato una piccola misura, non so quanti centimetri, ho fatto un po' così ad occhio, sono più o meno 20 centimetri tra uno spillo e l'altro, e lo attaccherò più o meno qui. Anche da questo spillo alla fine dello zainetto sono 20 centimetri, più o meno. Ora lo andrò a attaccare semplicemente con ago e filo e poi farò una piccola rifinitura con l'uncinetto per coprire la cucitura. Vediamo come.
A fine cucitura, senza tagliare il filo, lo lascio qui all'interno della patta, vado a fare un cappietto e vado a lavorare, così come abbiamo fatto per la bretellina, vado a creare 3 o 4 piccole asole. Quindi prendo il filo, siamo a 2, e 3. Dopo aver fatto 3 asoline, infilo di nuovo l'uncinetto e faccio uscire questa volta definitivamente il filo, completamente il filo. E lavoro così come abbiamo fatto per la bretella, quindi prendo il filo e lo passo attraverso tutte e 3 le asole. Dopodiché entro nello spazio che si è formato fra le due, anche qui, e tiro fuori il filo. Continuo così fino ad arrivare a questo punto. Ecco, dopo pochi giri avremo questa situazione, quindi sfilo e vado a cucire da questa parte. Non vi preoccupate perché dall'interno non si vedrà nulla. Questa lavorazione permette di nascondere abbastanza bene i fili poi della cucitura. Ora faccio la stessa cosa anche per quest'altra cucitura. Dall'interno vado a nascondere i fili attraverso la trama, non si vedrà più nulla, non ci sarà niente di antiestetico. Per ultimo infilo i fermacorda e creo un nodo, qualcosa insomma di più grosso qui alla fine, in modo che non esca.
e faccio la stessa cosa anche con l'altro. Ed ecco qui, la borsa è completamente finita. Inserite i moschettoni sulla base. Ecco qui, lo zaino è finito, ve lo faccio vedere anche sul retro con le bretelle. Spero che vi sia piaciuto. Vi faccio vedere anche all'interno quanto possa essere capiente, quante cose ci vanno. Per esempio una bottiglia d'acqua, occhiali, borsellino, fazzoletti. Qui possiamo metterci anche nel taschino il telefono, le chiavi, insomma un po' di tutto. È davvero abbastanza capiente. Lo mettiamo magari in questo modo, come potete vedere è davvero bello. Spero che questo progetto vi sia piaciuto, in tal caso iscrivetevi al canale e attivate la campanella così da rimanere sempre aggiornati sui nuovi video. Grazie, ciao!